Il tempo è giusto, si può partire con le prime semine, sopra, in semenzaio. Ma prima guardiamo tutto quello che è la mia piccolissima banca dati di tutti i semi che sono pronti per essere seminati di questo periodo. Sono tutti stati gentilmente offerti e recuperati o da amici o da alcuni incontri di scambio semi, di cui vi parlerò presto, e poi soprattutto raccolti negli anni precedenti. Su questo lato di qua è tutta l'organizzazione dei semi, di quando vanno piantati, di quando vanno raccolti, se metterli in semenzaio, se piantarli direttamente e anche quando raccoglierli. Si va dall'aglio al porro per quelli più invernali, il cavolo verza, eccetera, eccetera. Mentre sul lato di qua abbiamo la banca dei semi. Nella prima colonna i desideri, quelli che sono il minimo indispensabile, il numero dei semi approssimativo che dovrei avere e poi dopo quando piantarli e soprattutto la quantità. Invece in quest'ultima colonna c'è la provenienza. Potete vedere che sostanzialmente la provenienza è da parte dell'orto in telechia, che vi consiglio a tutte, a tutti di seguire in maniera forte e intensa. E poi abbiamo anche alcuni sono raccolte da Bioseme, altri siamo stati alla chiamata a raccolto di Seren del Grappa. Un bagno di folla bellissimo, ricchissimo e proprio carico di speranza, di futuro. Alcuni li ho recuperati in Francia, dalla Semence Bio, ma altri invece allo scambio semi di Sorrivoli, un posto meraviglioso dove ho incontrato gente veramente disponibile, gentile e una situazione veramente positiva. Alcuni sono stati regalati da Terra Nostra, altri, come dicevo la volta scorsa, col nome più bello di tutti che è Seed Vicious, e qualcuno che mi è stato donato da ragazzi che abitano qui in montagna. La serra è pronta, la terra è buona, i semi ci sono. Penso che possiamo proprio cominciare. Un poco di attrezzi minimi recuperati, altri regalati. I semi sono tanti, le varietà immense, più di 400. E dove li seminerò? Dove li trapianterò? Chissà se riuscirò a seguirli con la dovuta cura. Quest'anno lo dedico alle semine. Vorrei seguire tutto il ciclo. Mi interessa come funziona e voglio condividerlo con voi. L'inesperienza mi porterà a commettere molti errori, ma mi crescerà. Mi porterà ad acquisire le giuste competenze per realizzare un sogno. Semi, rinascita e ciclo. Tutto gira. Un mondo nuovo ogni ciclo di stagioni, una promessa di infinito, un inizio. Questo è il terzo video dopo la ricerca della buona terra, la costruzione del semenzaio e ora finalmente si semina. Le prime in assoluto sono le cipolle, vaso grande, per poi tra qualche settimana diradarle, scegliendo ovviamente le migliori. Inumidisco la terra, poi apro la bustina dei semi e sono molto emozionato. Le prime sono le cipolle di Alife, una specie che andava svanendo. Le semino a spaglio. Poi le ricopro appena con un poco di terriccio misto, formato da humus del bosco, terriccio neutro e un poco di terra della compostiera. Tutto quello che trovo qui, a portata di mano. Un'abbondante innaffiata per favorire la germinazione e mi lascio una parte del vaso nel caso in cui non ne spuntasse neanche una o diventassi troppo impaziente. Un cartellino per ricordarmi cosa ho seminato e dove. Ed ora le ripongo nel semenzaio riscaldato, controllato da un termostato, per ottenere la temperatura ideale e una lampada con luce di frequenze miste comandata da un temporizzatore per ottenere 12 ore di luce, quando i primi germogli ovviamente metteranno la testolina fuori dalla terra. Una filosofia di rinaturalizzare, un bisogno di reinselvatichire intorno alla mia vita. L'orto è stato il veicolo per dare una forma
e ristabilire la mia salute fisica, materiale e mentale. Essere più vicini alla fonte del nostro nutrimento, terra, semi, piante. Essere parte della natura, parte attiva e non solo ospiti della madre terra come pensavo un tempo, membro della natura, attivo, attento e rispettoso. E continuare, riempire un vaso, bagnare la terra, mettere i semi, ricoprirli di poca terra soffice e bagnare ancora. I semi si passano le informazioni e migliorano il prodotto, creano maggior resistenza, lo trasmettono a chi verrà dopo, ai nuovi semi. L'imperfezione, il risultato non certo, imparare e trasmettere la resistenza, la pazienza, la perseveranza, l'attenzione e la cura per l'attesa, la fragilità e il miracolo. Cipolla dorata. Vasi grandi, vasi piccoli, vasi recuperati per non sprecare niente, per evitare l'usa e getta a cui ci sta abituando la società che si spinge fino ai sentimenti, alle emozioni, alle nostre scelte, al nostro abbandono dalla vita sociale e partecipativa. Qui provo a seminare in maniera più ridotta, pochi semi, 2 o 3, massimo 4 per ogni vasetto. Cipolle, cipolline, peperoni. Provo anche diversi contenitori per capire con quale si ottengono maggior praticità e maggior conforto per le piante, buona resistenza, badando però a non creare troppi sprechi di plastiche che rischiano di ripresentarsi ogni anno. Elenco delle prime semine: cipolle di alife, cipolle evolutive, cipolle di tropea lunghe e tonde, cipolle dorate di Parma, cipolla rossa, cipolline borrettane, melanzana evolutiva, melanzane, cipollotti bianchi, peperoni evolutivi entelechia, peperoni California. E poi nei prossimi giorni continueremo con peperoni Oda, friarielli, peperoncini evolutivi, peperoncini piccanti, peperone toro rosso, tomate ananas perché viene dalla Francia, tomate tigerella, pomodoro costoluto di Faenza, pomodoro canestrino, pomodoro super gigante, pomodoro liscionano, piennolo napoletano, ravanello e insalate varie. Ho voluto evitare le piantine comprate perché, uno, non so da dove provengono e poi, secondo, perché è antieconomico. Pensate che da un fiore di cipolla si possono ottenere anche 100 semi. Da un pomodoro se ne ottengono altrettanti. Da una pianta di pomodoro se ne raccolgono tra i 10.000 e i 15.000. Da una spiga ricevo 70 chicchi. Da un chicco nascono 5 spighe. La natura è così. È molto generosa, non vuole che la specie si estingua. Così come il teatro che ho praticato per 45 anni mi ha insegnato che in questi pochissimi metri quadri posso inventarmi un mondo felice, molto concreto, così reale da far sognare altre persone, non illusorio, bensì fugace e svanente. Così sento di fare con la terra, una piccola isola felice che nutre la mia famiglia, me, e lasci qualcosa ad altri, mettendo per la prima volta radici che possano aiutare altri a mettere radici, fossero anche solo semi o piante. Ed è qui che vi saluto. Vi invito a mettere un mi piace, ad iscrivervi al canale, ad avere fiducia in me, che ce la potrò fare. Alla prossima e grazie di aver condiviso fino ad ora. Ciao! Prendere in custodia i semi perché passino di mano in mano,
di terra in terra.